Ciao a tutti e bentornati al canale delle recensioni. Come vi avevo promesso, oggi siamo qui per fare un test un pochino più di laboratorio della nostra batteria della Red Audio da 100 Ah che adesso andremo a testare. Cosa faremo? Semplicemente l'andremo a mettere in carica, andremo col tester a verificare lo stato di carica attuale come me l'ha mandato il fornitore, lo stato di carica completo, e poi andremo a verificare che effettivamente la capacità sia quella comunicata dal produttore, quindi 1200 e qualcosa wattora di autonomia. Utilizzerò un piccolo frigorifero che ha un assorbimento di 45-50 watt, adesso andrò a vedere bene le sue caratteristiche tecniche, comunque è fedele perché l'avevo già verificato all'assorbimento, è specificato sull'etichetta del prodotto, e quindi teoricamente facendo questi 1200 watt diviso l'assorbimento del frigorifero andremo a vedere se effettivamente questa batteria è una batteria da 100 Ah. A me è arrivata con una tensione di 13,27 volt che equivale praticamente seguendo il manualetto, a circa tra il 70 e il 90%. Quindi completiamo la ricarica utilizzando il suo caricabatterie con i suoi morsettini. Possiamo anche notare come in carica la tensione, vedete, adesso man mano crescerà, 13,51, che è già oltre la sua tensione nominale massima di 13,5. Perché? Perché in carica la batteria arriverà oltre i 14 volt, dovrebbe stare tra i 14,2 e i 14,6. Una volta che raggiungerà il picco si stabilizzerà e resterà a 13,5. Dunque abbiamo completato il ciclo di ricarica della batteria, adesso andiamo a vedere la tensione che abbiamo nella batteria utilizzando il tester. In questo momento abbiamo 13,44, il 100% risulta 13,5, più o meno direi che ci siamo, ok? Quindi siamo al 100%. Che test andremo a fare? Allora andremo ad utilizzare questo piccolo frigorifero, adesso vediamo se riesco a farvi leggere. È un frigorifero che ha un assorbimento di 47 watt costanti, perché non è un frigorifero a compressore ma un frigorifero con le celle di Peltier, quindi funziona praticamente come una lampadina, consumerà 47 watt costanti. Questo cosa significa? Che a manuale abbiamo un'autonomia di 1280 wattora. Quindi se noi facciamo 1280 diviso 47 dovremmo avere un'autonomia di circa 27 ore. Adesso sono le 11:43, domani più o meno alla stessa ora andremo a controllare e mi aspetto che il frigorifero funzioni ancora, perché dovrebbe esserci ancora un piccolo residuo di carica di batteria. Consideriamo magari che potrebbero esserci degli assorbimenti non calcolati, quindi insomma qualche ora di tolleranza la possiamo anche concedere. Intanto andiamo a collegare il frigorifero. Ok, il frigorifero è partito e torniamo tra 24 ore. Allora, sono le 11:16, quindi sono passate poco meno di 24 ore. Il frigorifero sta continuando a girare, andiamo a fare una verifica del voltaggio della batteria. (12,63), ma adesso noi spegniamo il frigorifero e vediamo il voltaggio senza il carico. 12,66.
e praticamente stando al manuale siamo sotto la soglia del 10%, quindi siamo praticamente al livello di scarica della batteria. Adesso lo faccio andare avanti ancora, comunque abbiamo sicuramente un 24 ore di utilizzo totale, 47 per 24, 1128 wattora. Sta ancora andando, quindi diciamo che ovviamente ci sono da considerare anche magari delle dispersioni qua e là. Comunque l'autonomia è effettiva. Quindi in conclusione io direi che la batteria ha superato il test dell'autonomia, è un'ottima batteria, rispetta i requisiti comunicati dal produttore. Vi lascio tutti i link in descrizione al sito di Redodio, vi ricordo di iscrivervi al canale, mettete un like e se vi va lasciatemi un commentino. Un saluto da Luca, ci vediamo al prossimo video, ciao alla prossima!